Siamo stati fortunati con questa bella giornata e il viaggio non è neanche tanto scomodo. Signorina, io sono un grande chiacchierone e lei forse desidera riposare un po', non è vero? Le dispiace se fumo? Oh, si immagini, Sir Lucas. Grazie, signora. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Ho sempre avuto tanta fiducia nel mio istinto, nel mio criterio, nella mia capacità di giudizio. Questa volta invece ho sbagliato in modo così grossolano. Guardavo i fatti dall'esterno e mi lasciavo suggestionare da una sciocca simpatia per Wickham, da un'ingiusta prevenzione per Darcy. D'accordo, i fatti, gli avvenimenti sono sempre gli stessi, ma ora appaiono sotto una luce del tutto diversa. Rovesciati, ecco. Ora si prestano ad essere interpretati proprio all'opposto, e se prima sembravano costituire l'accusa più precisa contro Darcy, adesso dimostrano in tutto e per tutto la sua innocenza. E Wickham? Ma come ho fatto a non sapermene accorgere da sola? Mi sono lasciata affascinare come una bambina dal suo aspetto, dai suoi modi, dalle sue esteriori qualità mondane, nient'altro. Ma ripensarci, come non m'ha colpito la sua facilità alle confidenze più segrete fin dal primo incontro, e l'indelicatezza delle sue rivelazioni, e le contraddizioni fra tutto ciò che proclamava e la sua condotta superficiale, leggera. Darcy invece, così chiuso, controllato, riservato, ma diritto, giusto, moralmente sano, estimato e tenuto in gran conto da tutti. Wickham mi aveva sparlato di lui. Darcy niente. Se non mi avesse aperto gli occhi Fitzwilliam, oggi sarei ancora all'oscuro di tutto. Che vergogna. Come sono stata assurda, parziale, piena di prevenzioni, illogica. Fossi stata innamorata, non avrei potuto essere più stupidamente cieca. Ora forse è troppo tardi. Non potrò più pensare né a Darcy né a Wickham senza sentirmi in colpa. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Ho sbagliato tutto. Certo che mio genero, con tutti i suoi difetti, è un adorabile figliuolo. Non le pare, signorina Elizabeth? Come? Ah, sì, certo. Guardi, siamo a Kimpton. 2 ore al massimo e saremo arrivati. Contenta di ritornare a casa, signorina Elizabeth? Vedrai che ci riuscirò. Quando si tratta di convincere il babbo, la mamma sa trovare tutti gli argomenti necessari. Credi che mi starà bene? Non è estivo. E poi sembrerai già sposata. Ci mancherebbe altro. Eppure mi ricordo di un cappello che portava Lisi l'estate scorsa. E basterebbe metterci un nastro un po' più vivace. In definitiva, poi, perché il babbo dovrebbe opporsi? Qualche bagno di mare fa sempre bene. Va là, che il babbo sa benissimo che non vai a Brighton per i bagni, ma perché ci va la guarnigione. E con questo sta a vedere che non ho il diritto di cercarmi un marito. Anche il babbo sa che in questa contea, se vanno via gli ufficiali, non c'è più un partito che si rispetti. Domandalo alla mamma che ha fatto il conto. 3 qui a Longbourn, 4 a Meriton, 2 a Enford. E sai quante ragazze? 28. Siamo in 28, figurati. Oh, viva, eccolo. Guarda, che testa quella mia sorella. Aspetta, mettiamoci qualcosa dentro. Però la mamma potrebbe chiederlo anche per me il permesso. Tra quelle 28 ragazze ci sono pure io. Ma tu non sei stata invitata. Tutto per quella antipatica della signora Foster, che le costava invitare anche me.
Carina, sei troppo giovane per essere amica della moglie del colonnello. È lei che è troppo vecchia. Io nelle tue condizioni mi sarei messa a piangere e basta. Certo non mi è mai accaduto di essere offesa a quel modo, ma credo che non avrei saputo dirgli tutte le cose terribili che gli hai detto tu. D'accordo, Jenny. Sono stata troppo dura con Darcy. Ma dovevi sentire quello che è stato capace di dire della nostra famiglia e con quale presunzione mi ha offerto di diventare sua moglie. Neppure per un attimo l'ha sfiorato il pensiero che una donna di condizione tanto inferiore alla sua potesse rifiutarlo. Forse ti sbagli, Elizabeth. Se ti ha chiesto di sposarlo nonostante quello che pensa di noi, vuol dire che è veramente un grande amore. Non mi rimprovererai di averlo rifiutato, spero. No, di certo. Non sono sicuramente io che posso darti dei consigli, però noi con Darcy siamo sempre state troppo severe. In fondo sul conto di Wickham aveva ragione. Purtroppo questo io l'ho saputo il giorno dopo dal colonnello Fitzwilliam. E mi ha dato delle prove così precise contro Wickham. Non l'avrei mai creduto, un uomo di tale bassezza morale. Beh, comunque contro Darcy rimane sempre quello che ha fatto a te. Sì, ma se dal suo punto di vista credeva di far bene. Non lo difenderai ora? No, è che mi addolora il fatto di essere stata io la causa di tutto. Sei incorreggibile. Vuoi sempre addossarti la responsabilità di ogni cosa. No, sta tranquilla. Gli avrei detto di no comunque. Vedi, anche quando si è dichiarato, sapeva bene di offendermi, ma era così preso nella lotta contro il suo orgoglio da non accorgersi neppure di quanto mi umiliava. Però quel Wickham, chi lo avrebbe immaginato? Un così cattivo soggetto e a vederlo non si direbbe proprio. È così simpatico e ha un modo di fare molto garbato. Già, ci deve essere stato un errore di metodo nell'educazione di quei due giovani. Uno ha ricevuto la sostanza e l'altro l'apparenza. Solo mettendoli insieme si potrebbe fare un uomo perfetto. Senti, Jenny, secondo te è giusto non raccontare quello che sappiamo sul conto di Wickham? No, il signor Darcy è taciuto con tutti e perché dobbiamo parlarne proprio noi? Poi forse ora Wickham può anche essersi pentito. Perché fargli del male? Per quanto mi sforzi non riuscirò mai a diventare buona come te. D'accordo, non dirò nulla. Tanto più che ormai la guarnigione si trasferisce a Brighton. E quando se ne sarà andato, a nessuno interesserà più sapere chi è veramente. E forse anch'io riuscirò a dimenticare questa brutta storia. Oh, credevo proprio di non farcela. Ho le braccia spezzate, ragazze, aiutatemi. Oh, comincia proprio a fare caldo. Vostro padre si deciderà a tirar fuori la carrozza proprio il giorno del mio funerale. Oh mamma, che cosa ha comprato? Scommetto che è tutto per Lidia. È lei che è stata invitata. Uffa con questa storia dell'invito. Ma a Brighton ci può andare chiunque, no? Oh, che meraviglia! E per la spiaggia. Oddio, è un po' azzardato, ma bisogna seguire la moda, cara. Io dovrei stare a guardare, vero? È un'ingiustizia. Stai calma. Appena Lidia si prenderà un'infreddatura, prenderai un'infreddatura, vero? Allora mi precipiterò da lei e tu, mia cara, verrai con me. Evviva! Lidia, se non ti ammalerai ti odierò per tutta la vita. Zitta, ma allora ha già parlato con il babbo? Ho cercato di toccare l'argomento, ma oggi riuscirò. Ho fatto tante spese apposta e tanto spiloccio che non vorrà buttare il suo denaro dalla finestra. Lidia, guarda, c'è il tenente Wickham, sta parlando con Jenny e Lizzie. Un vero gentiluomo, come compito. È venuto a salutarci prima di lasciare Meryton. È inutile. A me queste partenze commuovono. Ricordo che 25 anni fa, quando partì il reggimento del colonnello Howard, ho pianto per 2 giorni di fila. Mamma, guardi Elizabeth, con che faccia scura lo riceve. Da quando corteggia me? Cara mia, quelle due sono destinate a restar zitelle. E quanto tempo vi siete trattenuti a Rosing? Poco più di 3 settimane, tenente Wickham. Lady Catherine gradiva la nostra compagnia e ci ha invitato spesso. Ah, tenente, sa chi ho conosciuto a Rosing? Il colonnello Fitzwilliam. Lo conosce anche lei, vero? Oh, sì, naturalmente. È un ufficiale molto compito, non trova? A lei che impressione ha fatto? Ottima.
Un conversatore amabilissimo, un vero gentiluomo. Ah, sì. Senza dubbio è assai diverso dal mio amico Darcy. Ah, c'era anche lui. Ma devo dirle che mi sono un po' ricreduta sul suo conto. Sì? E lo ha veduto spesso? Tutti i giorni. E conoscendolo meglio ho potuto scoprire il lato vero del suo carattere. E com'è possibile? Ha forse migliorato i suoi modi? O si è degnato di far entrare un po' di urbanità nel suo contegno usuale? Al massimo avrà potuto mutare soltanto le apparenze, perché il suo animo purtroppo non può restare che quello che è. Certo, certo. Ma devo dire che ho capito meglio certe cose, certi aspetti della sua vera natura. Probabilmente lo avevo mal giudicato. Soprattutto mi avevano troppo prevenuto contro di lui. Oh, intendiamoci, una questione appena di sfumature, perché per tutto il resto siamo perfettamente d'accordo. Lei che conosce così bene i miei sentimenti verso Darcy, potrà facilmente immaginare come io, anzi mi rallegri del fatto che egli prenda finalmente la parvenza di una persona per bene. Temo però che tutto questo abbia una sua giustificazione. Vede, signorina Elizabeth, quando è a Rosing, Darcy si controlla sempre egregiamente. Egli tiene in modo particolare alla considerazione di Lady Catherine. Innanzitutto ha per lei più che un rispetto, direi un vero timore. E poi, adesso non vorrei fare un facile pettegolezzo, ma unire le sue sostanze con quelle della signorina Annie è un desiderio che egli accarezza da parecchio tempo. Non c'è che dire. Le sue spiegazioni, caro tenente, sono sempre molto convincenti. Ma sono state anche molto convincenti tutte le cose che il colonnello Fitzwilliam mi ha detto sul suo conto. Oh, Wickham, che pensiero gentile, venirmi a salutare. Gentile davvero. Spero che vorrà restare a pranzo con noi. Io la ringrazio. Veramente non so se sono ancora molto gradito qui. Vuoi scherzare? Rimanga. Altrimenti come farò quando saremo a Brighton ad accettare le sue cortesie se lei rifiuta le nostre? Logico, no, tesoro. Papà, avrei bisogno di... Ecco qua. Se non fa lo scatto, dopo un po' si ferma. Poco male, dopo tutto. Hai torto, cara mia. Visto che il tempo non si arresta, è più facile andare a passo con lui che corrergli dietro. Mi volevi dire qualche cosa? Sì, papà. È per il viaggio di Lydia Brighton. Anche tu ti metti a perorare queste cause, credo che bastasse tua madre. Ma io veramente sono contraria. Ah, meno male, stavo già per toglierti la mia stima. Sì, lo so che lei non vorrebbe mandarla. Ma so anche che Lydia finirà con l'andare. Vedi, cara Elizabeth, gli uomini si dividono in due categorie. Quelli che hanno la virtù di convincere e quelli che hanno la virtù di lasciarsi convincere. Sempre di virtù si tratta. Ora io a convincere tua madre ci ho rinunziato da un pezzo. Sì, lo so che non è facile. Ma questa volta dovrà proprio sforzarsi, papà. Lydia non ha nulla da guadagnare dall'amicizia della signora Foster e a Brighton finirebbe col coprirsi di ridicolo. Ridicolo. Dopo tanti anni di matrimonio questa parola non mi fa più paura. Papà, vede, Lydia è tanto cara, ma è così esuberante, così leggera. Perfettamente adatta a un ambiente come Brighton. Troppo. Lei non sa quanto danno ne è già venuto alla nostra famiglia. Beh, non è giusto che Jenny ed io dobbiamo sopportare le conseguenze delle sue leggerezze. Oh. Alludi a qualche cosa di preciso? Cos'è? Ti ha portato via qualcuno dei tuoi adoratori? Non preoccupartene, cara. Dei giovani capaci di lasciarsi impressionare dalla stravaganza di quella scioccherella non meritano nessun rimpianto. Avanti, fuori la lista di questi vagheggini. Lasciamo andare, papà. Preferirei non parlarne. Pensiamo invece a quello che può accadere in futuro. No, non darmi anche delle preoccupazioni a lunga scadenza. Potrebbe anche non essere lunga la scadenza. Sola a Brighton in pochi giorni, una sciocchina come Lydia può combinare cose veramente spiacevoli.
Ma tu credi veramente che si possa impedire agli sciocchi di commettere delle sciocchezze? Oh, ma noi abbiamo pure il dovere di tentare, papà. Mia cara Elizabeth, vedi, tu sei giovane, ma io... Guarda, ognuno di questi capelli bianchi è un tentativo fallito. Povero papà. Lei ha il diritto di essere stanco. Mi scusi. Elizabeth. Sì. Uno più, uno meno. Chiama tua madre. Oh, grazie, papà. Caro Bennett, lo sapevo che fossi tornato. Anch'io devo parlarti. Ah, scusa, non ho molto tempo perché devo uscire di nuovo e può darsi che questa sera ritorni tardi a casa. Volevo soltanto dirti che Lidia non andrà assolutamente a Brighton. Come? Scherzi o ti senti poco bene? Sto benissimo, cara, e non scherzo affatto. Ti ripeto che Lidia rimarrà a casa. Farà ugualmente delle sciocchezze, ma avremo il piacere di assistervi. Bene, ti prego, parliamone con calma. Ho già fatto tutte le spese necessarie. Senti, malgrado tutti i tuoi sforzi, non sarà questa la volta che andremo in rovina. Ti prego, Bennett, aspetta, guarda. Adesso che la guarnigione si trasferisce a Brighton, io ti devo spiegare... Dio sia benedetto, a meno che una crudele e malvagia disposizione del Ministero della Guerra non ci spedisca qui un altro reggimento. Potremmo vivere in pace finalmente. Ma io ho dei progetti per Lidia. So quello che vuoi dire, ma io amo troppo la mia patria per far del male a un solo ufficiale. Bene. Cosa dico? Anche a un caporale. Addio. Aspetta, bene. Guarda che Cosa? Come? Dopo tanti anni di sacrifici, trattarmi a questo modo? Oddio la mia testa. I nervi. E con che tono, eh? Irriconoscibile. Proprio irriconoscibile. Mamma? Figlia mia, è terribile. Ah? L'hai visto? Il babbo ha detto di no. L'hai visto? Ah, ma lo sapevo io. Lo sapevo. Per una volta che ho chiesto una cosa. Sempre così. Sempre così mi si vuole far ammuffire in questo paese maledetto. Ah, ma non finisce qui, eh? Non voglio fare la fine delle mie sorelle, io. Lo vedrete. Oh, se lo vedrete. Avrò pure il diritto di vivere, no? Tesoro, mia piccina, mi aspetta. Cuoricino di mamma, faremo tutto quello che vuoi. Dimmi la verità, Jenny. Quante volte sei venuta qui durante la mia assenza? Spesso, vero? A te non posso nascondere niente. È una passeggiata che faccio quasi tutte le mattine. Ormai ci sono affezionata. Ti tormenti ancora per lui? Non dire una parola così brutta. Di se vuoi che lo amo ancora. Ma non è un tormento. Se non potessi più venire qui sì che soffrirei. Perché nulla può darmi conforto come ripensare a quei giorni. I soli nella mia vita in cui sono stata felice. Vedi, Lizzie, c'è stato un momento in cui veramente mi sono illusa che sarei diventata la signora Bingley. E tornando qui in questo parco, lasciando un po' correre la fantasia, mi pare di rivivere quei momenti di gioia. Mi sto chiedendo se riuscirai mai a dimenticarlo. Probabilmente no. Ma non lo vorrei neppure. Mi sentirei vuota, arida, inutile senza quel ricordo. È triste, ma è molto bello tutto questo. Vorrei poter provare anch'io un sentimento simile. Deve essere meraviglioso. Basta essere innamorati. Già. Lizzie, c'è qualcuno. Le signorine desiderano? Scusi, lei è al servizio del signor Bingley? Signor Bingley? No. Perché? Allora, il castello è stato venduto? E che ne so, io sono al seguito della signorina Darcy. Ah, a lei è la cameriera. Cameriera? Governante vuol dire. Ma loro cosa vogliono, scusi? È arrivata la signorina Georgiana. Sì, siamo arrivati ieri sera con suo fratello. Che viaggio! Brutte strade qui al sud. E potrebbe annunciarci? E a chi?
Ci sono soltanto io in casa. Il signor Darcy ha accompagnato sua sorella da una famiglia qua vicino. Pare ci tenga molto a presentarla. Oh, io non ci tengo affatto degli affari degli altri, perché degli affari dei signori non mi interesso. So soltanto che è una settimana che se ne parla. Grazie, arrivederci, grazie. Signor, se ne sono andate. Ma, gente del sud. Se continua così, avremo un'estate piuttosto calda. Londra deve essere insopportabile di questa stagione, vero? A me non piace mai. Ha ragione, signor Bennet. Le bellezze di Londra non valgono la serenità di questi luoghi. Io mi riprometto giorni di vero riposo. Vedrà che l'aria le farà molto bene. Anche a sua sorella. Un po' pallidina, E vedrà che dopo 2 settimane di permanenza diventerà bella e florida come le mie figliole. Si tratteranno molto a Netherfield? Ripeto, per ora non ho altro programma che riposare, poi vedremo, decideremo più in là. Ad ogni modo non ci priveremo della vostra compagnia così presto, signora Bennet. Ma lei è gentile. Darà qualche festa al castello, signor Darcy? E perché no? Lei lo sa, io non amo il ballo, ma mia sorella, per sua fortuna, non è in questo del mio stesso avviso. Oh, David, non devi sacrificarti per me. Ma non sarà affatto un sacrificio. Oh, eccole qua! Sono di ritorno, bambine! Signorina Bennet, che piacere rivederle. Buongiorno. Bentornato, signor Darcy. Desidero che anche loro conoscano mia sorella Georgiana. Si tratterà qui quest'estate e sarò felice se vorranno farle buona compagnia. La signorina Jenny, la signorina Elizabeth. Mio fratello mi ha parlato molto di loro. Anche noi possiamo dire di conoscerla già, signorina, e siamo onorati di averla nostra ospite. E quando sono arrivati? Ieri sera, molto tardi. Mi permetta di dirle, signor Darcy, che sono un po' sorpresa di vederla qui. Qui a Longbourn, voglio dire. E perché? Non le ho mai nascosto la mia simpatia per Longbourn, signorina. Oh, questo è vero. D'altronde lei ha avuto la bontà di non nascondermi nemmeno le sue antipatie. Lisi, tocca a te fare gli onori di casa, sei la maggiore. Vuoi offrire una tazza di tè alla signorina Darcy? Sì, certo. Signor Bennet, lei ama la pesca, non è vero? Ma non credo che si possa parlare di una grande passione. Strano. Visto che non ha mai pescato in vita mia. Eppure sarebbe il passatempo ideale per un temperamento riflessivo e pacato come il suo. Dovrebbe provare. Crede? No, ne sono convinto. E se vorrà essere così cortese di venire a Netherfield, le indicherò i punti migliori del lago. Dovrebbe però avvertire i pesci della mia imperizia. Ho portato da Londra delle ottime lenze che naturalmente sono a sua disposizione. Lei pensa a tutto. Grazie. Grazie. Credo che finirò con l'accettare. Se non fosse per lei, io correvo il rischio di morire senza conoscere la mia vera vocazione. Hai sentito che darà delle feste a Netherfield? Ma cosa vuoi che me ne importi? Ora che la guarnigione se ne va. Soprattutto la signorina Bingley mi ha parlato molto di lei. Oh, è tanto cara, l'ho vista spesso a Londra. E il signor Bingley è sempre molto occupato con i suoi affari? Affari? Non direi proprio. Non c'è festa a Londra a quale il signor Bingley manchi. È diventato insostituibile. Allora si spiega perché ha preferito rimanere in città. Oh, ma qui è tanto bello. Io credo che ci staremo meravigliosamente. Prego. Grazie. Grazie. Mi scusi, no? Prego, per carità. Quanto mi sembra lontana.
quella terribile serata di Rosing. E così anche per lei, signorina Elizabeth. Vorrei tanto che potessimo superare quel ricordo. Io non chiedo altro. Ho sofferto troppo, mi creda. Signorina Elizabeth, ho da darle una notizia che le farà certamente piacere. Oh, dica pure. Ormai cominciano a meravigliarmi più di nulla. Il mio amico Bingley e sua sorella saranno qui la settimana prossima, miei ospiti. Sì, l'ho convinto che un po' di riposo avrebbe fatto bene anche a lui. Bene, lei ha proprio pensato a tutto. Ma farà ancora più piacere a mia sorella. Jenny, hai sentito? La signorina Bingley e suo fratello torneranno a Netherfield. Me lo stava dicendo adesso la signorina Darcy. Sei contenta? E siccome penso che anche loro avranno piacere di rivederle, fissiamo fin d'ora che sabato pomeriggio manderò la carrozza a prenderle. Sarà veramente simpatico ritrovarci tutti insieme. Adesso capirete perché tutta Londra impazzisce per questo nuovo motivo. Dove si finirà con questi balli così frenetici? Oh, bravo David, non ti avevo mai visto come questa sera. Sai che impressione ho di perdere il tutore, ma di ritrovare il fratello. Forse non è un'impressione sbagliata, Georgiana. Lei legge benissimo a prima vista. Per la musica non dico di no, ma per il resto. Per il resto? Può capitare che qualche volta mi sbagli. È vero, signorina Elizabeth, che il reggimento è partito da merito? Deve essere stato un grande lutto per la vostra famiglia. Signorina Bingley! Carol, la prego. Già in passato ho avuto modo di constatare l'inopportunità di alcune sue frasi. Mai come questa volta, però. Sta superando se stessa. Suonaci qualche cosa tu, mia cara, ma mi raccomando, un po' più riposante. Oh, certo, io non sarei capace di suonare una musica così indiavolata. Sa da quanto tempo non ci vediamo? L'ultima volta fu a casa mia. Ricordo bene. Già, ma io ricordo anche la data. Era esattamente il 26 agosto dello scorso anno. Una serata indimenticabile. E mi creda, Jenny, anche se è passato molto tempo, io ricordo parola per parola tutto quello che ci siamo detti. Anzi, Jenny, io so di dovere delle spiegazioni. Lei deve comprendere il mio lungo silenzio. Io le scrissi subito appena arrivata a Londra, ma purtroppo non ebbi mai la fortuna di ricevere una sola riga di risposta. Ma come, Charles? Sapesse quante volte le ho scritto? Sì, lo so, ma io non ho mai ricevuto nulla, purtroppo. Soltanto pochi giorni fa ho scoperto che mia sorella... Che sua sorella? Io non so come spiegarlo. Jenny, so che niente potrà mai perdonare Carol, ma... No, non dica nulla.
Non sciupiamo il piacere di essere di nuovo qui insieme. Quello che hanno potuto fare gli altri contro di noi non ha importanza. L'importante è che lei sia di nuovo qui. Si ricorda cosa mi disse l'ultima sera? Che non ci saremmo mai dimenticati. E non ci siamo dimenticati, Jenny. Poco fa lei alludeva a un errore di giudizio. Sì, infatti. E volevo in qualche modo ripararvi, confessandolo. Purtroppo le apparenze erano contro di me. E poi sono mutato molto anch'io. A differenza di una pagina di musica, un uomo può correggersi e cambiare. Sì, ma ci deve essere la giustificazione di un sentimento Appunto, un sentimento molto acceso. Davvero. Credevo si fosse spento un certo giorno a Rosing. Chiedo scusa, ma... Mary, cos'è accaduto? Venga avanti, signorina Mary. Chiedo perdono, ma Elizabeth, Jenny, dobbiamo tornare subito a casa. Cos'è? La mamma sta male? Sì, ecco. Ma parla dunque! Elizabeth, ti prego, solo un momento. Sono mortificata, vogliano scusarmi. Signor Bingley, per favore faccia chiamare la carrozza. Non vedo l'ora di essere a casa. Ma non si preoccupi, non sarà nulla di grave. Charles, sarà meglio che tu l'accompagni. Sì, certo. Jenny, dobbiamo tornare subito a casa. Ma volete spiegarmi, insomma? Sai, la mamma non sta troppo bene. Uno dei suoi attacchi è sola e dobbiamo subito andare. Oh mio Dio! Venga, l'accompagni. Mi scusi, signorina Carol. Ma lei sta male, aspetti. Non può andare via così. Oh, signor Darcy, è accaduta una cosa terribile. La mamma? No, ho mentito perché non sapevo cosa dire. Lei forse può capirmi. Lydia, mia sorella, è fuggita col tenente Wickham. Fuggita? Sì. Ma è sicuro? È veramente sicuro? Sì, e non ha lasciato detto nulla. Non si sa dove siano. Ora sì che nessuno vorrà più guardarci in faccia. E la colpa è mia. Io sapevo che Wickham e ho taciuto. Avessi raccontato qualcosa in famiglia, anche soltanto qualcosa di quello che sapevo. Sono veramente addolorato. Non so che cosa darei perché non fosse accaduto. E anch'io sono responsabile. Avrei dovuto informarla prima sul conto di quell'uomo. No, lei non ha nessuna colpa. Sono io che ho sbagliato. Ho sbagliato tutto. E adesso è troppo tardi. Addio, David. No, aspetti. Non la posso lasciare così. No, mi lasci andare. È destino che qualcosa si frapponga sempre tra noi. Oh, addio! Il signore ha chiamato? La mia carrozza, presto.
aspettavamo domani. Mi dica, buone notizie? Pessime. Dov'è la mamma? È in camera sua, non esce da ieri. Sta male? No, ma non può darsi pace. Pregala di scendere. Anche le sorelle. Sì, subito, papà. Questa poi. Oh, Bennett, non hai nessuna pietà. Non posso muovere un passo e tu mi costringi a scendere. Senti, cara, le cose sono già abbastanza gravi perché tu debba drammatizzarle di più. Siedi per piacere. Come vuoi. Ma dimmi, li hai trovati? No. Oh. Ho girato tutta Brighton, tutta Londra. Nessuno li ha visti. Hanno preso una vettura fino a Burnett, ma di lì le tracce si perdono. Oddio, ne morirò. Sento che ne morirò. La prego, mamma, non faccia così. Avresti dovuto pensarci prima, invece di buttare tua figlia nelle braccia di chiunque portasse una divisa. Oh, andiamo, Bennett. Come puoi dirmi simili crudeltà? Io non mi sento, sto troppo male per continuare a discutere. E invece mi ascolterai una volta per tutte. Sai chi è l'uomo che hai accolto con tanta leggerezza in casa tua? Un vizioso, un imbroglione, un giocatore che ha lasciato debiti dappertutto, a Brighton, a Londra, anche qui a Longbourn. Non è vero, non è vero. Malignità della gente. Sì, mamma, è vero. Io lo sapevo e non mi perdonerò mai di non avervelo detto. Lo sapevo anch'io, ma come potevamo immaginare che Lidia si fosse innamorata di lui? Ma che volete sapere? Chiacchiere di paese. La vita di un ufficiale è sempre diversa dalle altre. Sono metà artisti, metà eroi. Neanche se tu avessi parlato sarebbe stato lo stesso. Tua madre non si piega neanche dinanzi all'evidenza dei fatti. Ah, ma se tu speri che la sposi, togliti pure ogni illusione, sai. E perché non dovrebbe farlo? Ma perché non è che un volgare cacciatore di dote alla quale tua figlia avrà lasciato credere chissà che cosa. Pare che il signorino non sia nuovo a questo genere di imprese. Quando saprà che la dote non c'è e neanche la casa, prenderai il largo più che in fretta e sarai soddisfatta, finalmente. Bennett, come puoi dirmi simili cose? Io darei la vita per quella mia bambina e tu dai a me la colpa di tutto. La verità è che se tu mi avessi dato ascolto, se l'avessi lasciata partire per Brighton, tutto questo non sarebbe successo. Lasciatelo dire, Bennett, hai sbagliato tu? Sì, ho sbagliato io, ho sempre sbagliato, lasciando di fare tutte le sciocchezze che hai fatto, non mettendo mai un freno ai tuoi intrighi, non dicendoti mai dove ci avrebbe condotto la tua incoscienza. Papà, la prego. No, lasciami parlare. Elisabeth, che quello che succede in questa casa sorpassa ogni limite, rasenta la follia, per non dire altro. Anche ora che sua figlia si perde con un mascalzone, lei non riesce a vedere altro che un grande amore incompreso. Basta, Bennett, basta! Io non faccio altro che il mio dovere di madre! Ah, no? sì, Perché tu credi che sia dovere di madre incoraggiare le proprie figlie alla civetteria, all'impudenza, all'esibizionismo più sfacciato? Se tu mi avessi aiutata, invece di disinteressarti di tutto sempre! Non avrei mai immaginato che si potesse arrivare a tanto. Ho sempre pensato che facessi di Lidia e Mary due scioccherelle, ma non che perdessero ogni senso dell'onore. Ma io ancora non sono fuggita. Tu sta zitta, per favore, che con te siamo ancora a tempo a cambiare sistema, sai? Non vorrei farne delle infelici adesso. Più infelici di così, senti. Ma ti vuoi convincere che siamo sulla bocca di tutti, che dovremmo sprangare porte e finestre per non farci sommergere dalla maldicenza? Te lo vuoi convincere? Ma perché? Cosa possono dire di noi? Dopotutto qualunque donna può perdere la testa per amore. Si capisce. E con queste tue teorie, che la nostra è diventata una famiglia senza decoro, senza dignità, una famiglia alla quale si fanno le condoglianze. Guarda, come il cugino Collins, il quale si è affrettato a farci pervenire la sua commiserazione. Ascolta se vuoi avere un'idea di quello che si dice di noi. Comunque stiano le cose, ella, caro cugino, merita profonda compassione. Anche Lady Catherine de Bourgh concorda con me nel ritenere che questo passo falso di una delle sue figlie avrà serie conseguenze su tutte le altre. Chi infatti vorrà imparentarsi con una famiglia simile? Basta, per amor del cielo, Peppine! Jenny!
Con che soddisfazione lo dice Sfido. Spera che io muoia presto di crepacuore, così scade il termine per la casa. Che termine, mamma? Sta zitta, cretina! Sì, ha ragione tua madre. Questa botta. Ma papà, Zitta! Ma io... Silenzio! E non più ufficiali qui dentro. Basta balli, basta visite a Sia Gardener. Via! Subito! Ma papà, che c'entro io? Via! A letto! Fila! Oh! Visto come si fa? Sì, ma esageri adesso. A questo punto, se io fossi un lord del Consiglio Supremo d'Inghilterra, adopererei la mia autorità di giudice per spiccare la sentenza della vostra condanna, miei nobili amici. Attento ai colpi di scena, signor Presidente. Obiezione respinta. La parola alla difesa. Carte? Una. 3. Una. Signor Presidente? Il Presidente ritira le carte del banco e si pronuncia per 5 scellini. 10 scellini. Anch'io. Bene, una sterlina. A questo punto devo ricorrere in appello, signor Presidente. Una sterlina e mezzo. Diciamo 5 sterline. Cosa? 5, dice 5, mia nobile ispiratrice, 5. E allora faremo 5 e un scellino. E allora noi faremo 10. E un scellino. Io non ci sto più. 15. 30 sterline. Va bene. Dichiaro 19. 19, dichiara. E allora, Vediamo, nostra vediamo. grazia serenissima, ascoltate le deposizioni dei qui presenti testi, dichiara 6 e 3, 9 e 5, 14 e 7, 21. Giustizia è fatta! È spiacente di non potervi accordare la grazia, amico mio, ma non è in mio potere. 3, 4. Posso avere la parola, signor Presidente? Dal momento che tace, lor signori sono pregati di ritirare il proprio denaro e andarsene. Ma che cosa vuole lei? E cosa significa questa sua Significa che intrusione? se il mio invito non vi soddisfa, sarei costretto a farvelo ripetere da un commissario della gendarmeria. Dunque? Beh, andiamo. Andiamo, Presto. Tanto sarà. Piglia. Via. Tanto ormai era già così tardi. Andiamo. Ti sei fatto più audace. Una volta paravi con almeno 30 punti in mano. Io purtroppo sono un pessimo giocatore, perciò mi scuserai se non saprò sostituire degnamente i tuoi rispettabilissimi amici. Vorrei proporti, ma se continui a guardarmi così, dovrò pensare che stai meditando di uccidermi. Dicevo che vorrei proporti una partita amichevole, ma l'unica cosa che conosca delle carte è il valore. Dunque, se accetti, vincerà chi scopre la carta più alta. D'accordo? Non la piglierei tanto alla leggera. Metteremo una posta in gioco, naturalmente. Io punterò 100 sterline. Se perdo, sono tue. E se vinco, mi darai un'informazione. Vuoi alzare? Scegli? Come vuoi. Tre.
2. È incredibile che... Non hai mai pensato, Darcy, di costruire un ponte fra Dover e Calais? Io sono sicuro che troveresti dei pilastri naturali disseminati lungo i fondali della Manica. Ci penserò. Vuoi ora pagare il tuo pegno? Sentiamo. Dov'è Lydia? Sarei curioso di sapere come avresti fatto a chiedermelo se avessi perso. Spiacente di non poter soddisfare la tua curiosità, ma disgraziatamente ho vinto. Dunque, dov'è? È nel mio cuore, Darcy, nei miei sogni, nel più profondo della mia anima. Basta così? No. Allora ti dirò che in questo momento mi sta aspettando. Forse avrà già sciolto i capelli. Sa che mi piace trovarla così con le chiome che le avvolgono il viso, come uno scialle di seta lucente. Sembra un quadro in cornice e io l'artista in ammirazione. Ah già, ma tu puoi capire queste storie d'amore, povero fratellino? Io temo solo di non poter capire queste vergognose storie di rapimenti, di abusi e di indegnità morale. Allora? Sei venuto tu a purificarmi? Era, signor aristocratico, sei venuto tu a ricondurre nel gregge la pecorella smarrita? Non ti sopravvalutare, Wickham. Non sei tu la pecorella smarrita. Ah, il lupo, Il lupo. Tu sei il lupo, ragazzo mio, e questo è il buon pastore che è venuto a riprendere il suo agnellino. Il lupo. Ma non ci si annoia proprio mai con te, Darcy. Perché non bevi qualche cosa anche tu? Se no, fra qualche secondo abuserai dell'occasione per biasimare un ubriacone. Vedi. Vedere te in questo stato non è motivo di biasimo, ma di dolore e di profondo scoraggiamento. Come devi soffrire, povero fratellino. No, ma stai tranquillo. Ti prometto che quando sarò arrivato al fondo di questa bottiglia avrai finito di soffrire profondamente. Ehi, buon pastore, e se il lupo avesse già divorato l'agnellino? Primo, io voglio sapere dov'è Lydia. Secondo, se hai ancora intenzione di farle del male, intendimi bene, Wickham, non ci sarà angolo della terra capace di sottrarti alla mia vendetta. Terzo, avendo io deciso, intendimi sempre bene, che nessun disonore debba pagare la signorina Bennet per la tua follia, tu sei tenuto a riparare sposandola nel più breve tempo possibile, che la cosa ti piaccia o no. Non è così che otterrai la pecorella. Non hai mai visto un lupo quando fiuta la minaccia e il pericolo? Sai, Darcy, diventa così immobile che sembra scolpito nella montagna. I suoi occhi si fanno piccoli e spenti, come se cedessero al sonno. Fa quasi pena vederlo così, silenzioso, immobile. Sembra un grosso cane imbalsamato, inchiodato lì dalla paura. E infatti chi non conosce le sue abitudini si lascia ingannare da quell'atteggiamento apparentemente docile e sottomesso. Ma se fosse possibile
accostare in quel momento l'orecchio alle sue costole, si percepirebbe un brontolio confuso, continuo, come il crepitio di una fiamma, venire dal fondo del suo petto, ma così lontano che c'è da dubitare se davvero provenga dal torace della belva o da qualche temporale. Ecco, quello è il rancore del lupo, Darcy. I cacciatori esperti sanno che quello è il momento di abbatterlo, perché se cessa quel ringhio minaccioso e il rancore arriva alle zanne e ai muscoli, è meglio rinunciare. No, non su di te, Darcy. Sei sempre stato il più forte, forse non arriverei nemmeno alla tua gola. Su lei mi piacerebbe colpire, e lo farò se non te ne andrai, e subito e per sempre. Pensa, fratellino, in questo momento si sta sciogliendo i capelli. Sono neri, sai, lucidi, belli. Che peccato sarebbe sciuparli, eh? Cosa decidi adesso? Di perdonarti. Dammi quel pezzo di vetro, William. Dai, attento, Darcy. Vada, fermati. Guarda che sono... Darcy! Abbiamo sbagliato tutti e due, Wickham. E abbiamo perso tutti e due. Sia tu che io abbiamo avuto la nostra parte di torto e di vergogna in questa brutta scena. Ciascuno a suo modo ha fatto del male. E forse la nostra partita non si chiude nemmeno qui. Ma Lydia Bennet, come chiunque altro, è all'infuori di questa partita. Perciò sia tu che io, e ciascuno a suo modo, procuriamo ora di farle del bene. Queste sono 5.000 sterline, tanto quanto basta per le nozze e per una rendita onorevole. Avrei preferito che tu ritrovassi da solo il tuo dovere, ma visto che solo nel denaro consiste la tua dignità, eccolo. Sposa Lydia e riorganizza, se puoi, la tua vita. Forse troverai anche tu la serenità che cerchi da tempo. Quanto a me, devo ripartire. I cavalli si saranno riposati abbastanza.
Finalmente. Non potevo più resistere, amore. Mi avevi detto che saresti tornato prima. Piano, mia cara, se no non potrai sentire questa musica dolcissima. E sarebbe davvero un'ingratitudine, perché queste sono le note della nostra marcia nuziale. Ma cosa vuoi dire, Robert? Di cosa stai parlando? Piano. Ma di noi due insieme, intendo. Del nostro matrimonio. Oh, dici sul serio? Ma come hai potuto? E dove hai preso quel denaro? Danaro, sempre danaro. Non pensate ad altro voi donne. Nascete con l'incubo del danaro, vivete con l'ossessione del danaro. Amate per il danaro, tutte, oneste o no. Hai quasi l'aria di farmi dei rimproveri. Davvero non capisco. Non c'è niente da capire, mia cara. Niente, basta ascoltare. Tu non capisci perché per te l'idea del denaro è data dalle rendite, dai patrimoni, dalle cifre. Sono particolari del denaro quelli, freddi, inutili. Il gusto del denaro non si assapora tra le pagine di un registro, mia cara, o nelle ricevute di una banca. Il denaro è... Eccolo. Ecco qui. Vivo. Caldo. Senti? Sembra che ti parli, che impartisca degli ordini. Compra. Ama. Conquista. Non c'è ordine che non potrebbe dare, e come è piacevole obbedire. Senti. Ma sono sterline d'oro? Sì, sono... Sì, una borsa piena di sterline d'oro, piena di tante miserie, di tante vigliaccherie. Che cos'hai, Robert? Che cos'hai stasera? Vieni, caro, vieni. Distenditi. Sei molto stanco, lo vedo. Dimmi tutto con calma ora. Dove sei stato? E come hai avuto quel denaro? È ancora notte fuori. Rispondimi, Robert. Quelle monete da dove vengono? Mio padre, forse? Tuo padre? Oh, Lidia, cosa... E tu mi credi capace di una cosa simile? Io accettare denaro da tuo padre? No, io avrò il piacere e l'onore di provvedere a te con le mie sole risorse. Con le tue sole risorse? E com'è possibile? Avevo dei vecchi crediti, dei quali non mi ero mai occupato, ma adesso che ho la responsabilità di una famiglia, non potevo più attendere, capito? Oh, caro, è meraviglioso. Nessuno oserà più dubitare che il tuo amore per me sia sincero e disinteressato. Potremmo andare dalla zia Gardner allora? Sì, dove vogliamo. Prendi quella borsa, Lidia, e chiudila nel baule. Andremo dove vorremo con quella. Io ero sicura di te, nonostante tutto quello che dicevano sul tuo conto. Povero caro, chissà quanto hai dovuto girare e quante difficili situazioni affrontare per raccogliere tutti questi soldi. E lo hai fatto per me. Io ero certa che sarei stata veramente fortunata ad incontrare un uomo come te. È ancora notte fuori. Sì, è ancora notte. Ma tu stai bene, vero tesoro? Ma tu non potresti prolungarla questa notte, Lidia? Avrei così bisogno di riposare.
No. Hai ragione, hai ragione. Sei stata molto fortunata, Lidia, a trovare un uomo come me. Molto. Papà, è urgente, viene da Londra, è della zia Garner. Fai bene. Parla di Lidia? Sì. Jenny, Elizabeth, mamma! Mamma! Notizie di Lidia! Ah, è incredibile. Dov'è Lidia? È lei che scrive! Non datemi altre emozioni, È della zia Garner. Allora, papà! Allora, bene. La sposa. No. Oh, il cielo sia lodato. Basta, non voglio sapere altro. E non vuole neanche la dote. Non è possibile, mi lasci vedere. Io le persone le capisco a prima vista. È un gentiluomo. Ah, non mi sbaglio mai io. Tutto ciò che egli chiede, secondo quanto mi ha detto il suo avvocato, sono le 100 sterline l'anno che comunque avresti assegnato a Lidia alla sua maggiore età, se fosse rimasta a casa. Possibile. Possibile che sia diventato così generoso. Ma allora ci dobbiamo ricredere. Non è come l'avevamo giudicato. Il dilemma è semplice. Se non è un imbroglione, è un imbecille. Sposare Lidia per 100 sterline? Oh, è che tu non vuoi mai prendere in considerazione una cosa, l'amore. È strano. Siamo contente che la sposi, eppure sappiamo benissimo che fa un pessimo matrimonio con poche probabilità di riuscita. Povera Lidia. Lei darà il suo consenso, papà? Ma la cosa non è allegra. Ma cosa vuoi che faccia, cara mia? Non ho scelta. Ma vedrete, il matrimonio farà bene a tutte e due. Non mi par vero. Oh, Lidia all'altare, lei in bianco, lui in rosso. Calmati, cara, calmati, non c'è motivo di rallegrarsi tanto. Abbiamo evitato il peggio, ma rimane sempre una brutta faccenda. Come vuoi che mi calmi? Abbiamo appena il tempo per fare tutto il necessario. Senti, dovrai fare rimettere a nuovo la carrozza, subito. Poi bisogna pensare ai inviti, all'abito da sposa. Oddio, ma Lidia non ha niente, non ha un abito. Ragazze, venite su ad aiutarmi, vi prego. Bisogna andare a Meriton a fare tutte le spese. Quest'anno le maniche non si usano più tanto lunghe, me l'ha detto la signora Hill. Oh, la mia Lidia, sposa a 18 anni, con una giubba rossa. Questo è il più bel giorno della mia vita. Avanti, avanti, che non abbiamo tempo da perdere. È una. Jenny! Elisabeth, venite! Eccomi, mamma! Papà ha ragione. Abbiamo evitato il peggio, ma il male rimane. Io non credo che un matrimonio in queste condizioni possa restituirci quello che abbiamo perduto. Vero, papà? Papà! Senti, Lisi. Lisi, credi che adesso potremo tornare a Netherfield? Mia cara, le sorelle di Lidia a Netherfield non potranno tornarci mai più.